Cosa sta nel dietro? Oh, marito. Di Trump. Kind of a hard question. What do you think about the new elected president of the United States of America? Have you seen my Twitter today? Yeah, I had a moment this morning. I'm over it now. I'm over it. It's out of my system for today. He's an idiot. Oggi, non so se avete controllato la pagina Twitter di Olli di oggi, ha fatto un commento abbastanza preciso su cosa pensa del presidente e ha concluso dicendo che probabilmente non è la persona più intelligente degli Stati Uniti d'America. He's a dangerous idiot, but an idiot. È una persona molto pericolosa e non particolarmente intelligente, io non posso esprimermi più di così. Idiota. Ciao, qual è il tuo genere di libri preferito? Qual è il tuo scrittore preferito? What's your favorite book genre and what's your favorite book writer? I think my favorite is Hemingway. The Garden of Eden. It's appropriate. Il Paradiso terrestre di Ernest Hemingway. Ok, la ragazza in fondo? Come la prima volta in Sicilia, cosa ne vedi? Due to the fact you're for the first time in Sicily, what do you think about Sicily so far? I don't want to go home. Non vuole tornare più a casa. Brava! And not just because of my president, but I don't want to go home. E non solo per colpa del presidente, adesso non vuole più tornare a casa. But I do, I wish I had more time. Qua? Vai? Volevo sapere cosa ne pensava del rapporto tra Piper e Leo e come, diciamo, si è trovata con l'attore che interpreta Leo. So, what do you think about the relationship between Piper and Leo, and how did you feel about working with the actor behind the character? Oh, Brian's a really nice guy. You know, and we were friends before the show, and I had actually known him for a long time. Are you taking notes today? Oh, jeez. I'm too tired. All right, you're allowed. No, but we had a close relationship on and off screen, and I was very fortunate. I mean, he's still like my partner. I mean, we usually do these things together. It's weird that he's not here. Sì, ovviamente si conoscevano molto bene, si sono divertiti molto a lavorare insieme, erano amici da prima che cominciasse la serie. E fra l'altro lei si trova un po' in difficoltà perché di solito le convention le fanno insieme e il fatto che lui non sia qui per lei è strano, è più una novità che altro. Yeah, but I'm doing 18 in the next year with him, so by then I'll be sick of him. 18. Nel prossimo anno farà 18 convention con Brian e quindi probabilmente entro la fine del prossimo anno si sarà annoiata di stare con lui. Ok, vai? Io, ciao, sono alla quarta convention e sono qua perché accompagno lei per una sua passione e volevo sapere se anche lei accompagna Pike in qualche sua. I don't know. So the question is at the fourth convention is taking his girlfriend because she's the fan. Yes. And he wants to know whether or not you ever accompanied Mike to one of the conventions he likes. No. Have I? No. Do you like conventions? No. You're not really into anything. No, anything, any convention, like a food stuff or an NFL game, probably not. We know there's a problem with Hockey. Yeah, we've been to hockey. Hockey? He took me to a Bryan Adams concert. Quindi sì, è capitato che lei l'abbia accompagnato per qualche partita di hockey e lui ha accompagnato lei a un concerto di Bryan Adams. Ciao, volevo sapere se una delle varie puntate avresti voluto vivere tu la situazione di una delle tue sorelle. Sons of Anarchy. That's so great. Sorry.
Volevo sapere se tra le varie puntate c'è stata qualche situazione che avresti voluto vivere tu al posto delle tue sorelle. During episode, during Charmed, was there any experience your character lived that you wanted to live yourself as a Polly, like in your real life? Yours or any other character on the show? Apart from freezing time, I'd love to be able to do that, especially with my teenager. Well, she was and is, I guess, yeah, is, because she's technically still alive. She is a much better cook than me. Okay. So I'm working on that. A parte la possibilità di congelare il tempo, soprattutto per i suoi figli adolescenti, vorrebbe essere una cuoca brava come Piper, che è una cuoca migliore di lei. And she owned her own club too. So E aveva anche il maybe suo pub, il suo club, quindi magari un giorno. you have to have ambitions. Volevo sapere se durante le streghe lei avrebbe preferito avere una relazione con Paul o Would you rather have a relationship with Cole instead of Leo? No. No. He's a lot of work. Whereas Brian is easy, Julian not so much. Brian è molto più semplice per lei perché l'ho conosciuta da tanti anni, Julian non troppo. Ciao. Allora, volevo chiedere, Piper ha il potere di bloccare e di far esplodere le cose, però volevo chiederti, quale ti piace dei 4 poteri delle sorelle e come lo utilizzeresti nella realtà della tua vita quotidiana? So Piper has the power to blow up things and freeze time. Which power from the 4 sisters would you like to have in your life and how would you use it? I mean, the blowing up things is really, it could come in handy. Really handy these days. Say what? Yes, see, I know. See, she spent the morning with me, she knows. I'm not allowed to physically threaten him though, just saying. It's metaphorically. Sì, le piacerebbe tanto avere il potere di fare esplodere le cose. Commentava anche sul fatto che anche con questo presidente potrebbe tornare molto utile, ma non sta minacciando direttamente il presidente. It's a list. It's a list of questions. Like no, definitely not. A movie from your childhood is number 1, and then a movie that makes you cry. A movie that Wait. Oh, so I have to remember. Yes. Let me see. Movie from my childhood. Ugh, my mother was not good at taking me to movies. The Shining. Quindi, This is the first one that came to mind because she scarred my childhood. un film della sua infanzia dice Shining. Yeah. I can still see it. A movie that makes you cry. Steel Magnolias. Which one? Steel Magnolias. Ok, Steel Magnolias, che non ho idea di quale sia la traduzione in italiano. Fiori d'acciaio Yeah. è un film che la fa piangere. A movie that lifts you up. What? No. I don't want to watch myself. That's horrible. Movie that lifts me up. I always watch sad movies. What's wrong with me? This is so goofy. Weekend at Bernie's? Weekend da Bernie. Oh, but I'm not kidding. See? You're already laughing because I just said it. Quindi un film che la tira su di morale è Un weekend da Bernie. A movie you didn't like. Un giorno domanda se gli piace, io non inizio. Se gli piacerebbe fare un film, una serie TV. No, worst movie that you watched that you didn't like. Domanda meglio. Mi suggerisci? Didn't like that one. Which one? I'm glad some people did. He's talking about another one of mine.
That'll make the other actors that did it with me feel bad, so I can't say that either. Of course. But I didn't like it, no. There's technical difficulties on that one. Okay, so that's your answer? Yeah. Okay. Honeybug, quindi il film che non le è piaciuto è un film in cui ha recitato. Yes, last one. A movie you would suggest everybody to watch. Ogni domanda. Wonder Woman? Un film che consiglia a tutti di vedere è Wonder Because you Woman. know it hasn't made enough money quite yet. Io volevo fare una domanda su Pretty Little Liars, è un'opinione personale, secondo te sei d'accordo con il finale, quindi la finale chi era, oppure no, oppure anche durante lo svolgimento diciamo... Dobbiamo fare spoiler free. No. Da parte di Loretti se c'è senza dire chi era eventualmente, solo se è d'accordo o se avrebbe voluto che fosse qualcun altro eventualmente. Okay, so the question is not spoiler free because the answer is not going to be spoiler free. Pretty Little Liars. Do you agree with the finale? The final secret that comes out in the final episode? I enjoyed it. I'll put it that way. Le è piaciuto? E la chiude così. I enjoyed it, yeah. Tre parole per descriversi, quali sarebbero? Okay. Use 3 words to describe yourself. That's fine. Say what? Troublemaker, yes, occasionally. Sassy, yes. What? Which one? Rebel, definitely. Oh, I'll take it. Smart. Smart. Spiritual, yes, I agree. Was that more than 3? That's 5. Okay. Passionate. Appos- I'll take that. Pongo. No. Quindi le tre parole che utilizzerebbe per descrivere se stessa, con le aggiunte del pubblico, sono sicuramente ribelle, una che causa guai, una persona abbastanza sassy è molto difficile da tradurre in italiano purtroppo. Sassy, in qualche sì, sarcastica, spinosa, è difficile, è un concetto molto inglese e non è esattamente cinica, no. Non è esattamente, purtroppo sassy è sassy, non c'è una parola in italiano per definirlo, è sicuramente spirituale. E per noi anche brava, bella e intelligente. Beautiful, great at your job, and intelligent. I was about to argue and then I caught myself. Leo, and Byron, and Dan. Who would you marry? Phil, and who would you... Quindi, Leo, Byron e Dan. Don't let him ask What questions is? anymore. Who would you marry? Who would you have sex with? And what was the other one? Kill. Kill, ok. Yeah. Chi uccideresti? Chi sposeresti e con chi andresti a I'm letto? gonna ask them again. I already know the answer to this one. Kill is Byron. thank you. Ok. Mary is thank you. And there's only one left. So there you go. Ok, sposerebbe sicuramente Leo, ucciderebbe sicuramente Byron, è facile insomma fare il... Con chi andrebbe a letto? Chiaramente con Dan. Comprensibile, condivisibile. Poor Brian. Il tuo colore preferito è caricare. What's your favorite color and why? Yes, black. But if I had to pick a color, gray, because it's just so cheery. It's a true story though. Yeah, really. Red because it's cheery? Really. Ok. Il grigio perché è allegro. Take part in horror movies, superhero or movies.
Olli, ti piacerebbe prendere parte a un film, un poliziesco, un horror o un film di supereroi? I've done a horror movie. I needed to do that. I did that when I was 18. Yes. I guess police. I've been a superhero on Charmed. We had that one episode with the terrible outfits. A lot of pleather. A lot of pleather. Like Wonder Woman? Sure. If, you know, I think I'm a little old for it, but sure. Allora, ha già fatto un film horror, come voi saprete sicuramente, e ha fatto un film di supereroi perché c'è stata una puntata in cui era vestita con un simpatico costume di finta pelle che a quanto pare non ha molto apprezzato, e le piacerebbe fare un film poliziesco perché le manca nel novero delle cose che ha fatto. Per quanto tempo sei stata vegetariana? Sorry. On and off since I was 15. Da quando aveva 15 anni. Well, what do you think about Charmed comic by Gaga? The Charmed comics? Yeah. I think they're great. I think I think it's amazing that they still make them. I don't think she looks a lot like me, but again, I'll take it. Quindi la domanda era: cosa ne pensi del fumetto di streghe? Lei ha risposto dicendo Covers, che see, le the covers piace. are really good. The She's covers are really the pretty. artist. I'm the artist. You are? Yes, she now is. you tell me, the covers or the inside? Both. Yeah, of course. The time of production for covers Is longer? Yeah, you have more time. Yes. As I said, I'll take it. And her boobs. Quindi abbiamo con noi Maria Laura Sanafo, che è un'altra ospite del Palermo Comic I Convention. don't need to get them, I have them. Un applauso, che è anche la disegnatrice che fa il fumetto di streghe. E quindi la domanda era simpatica, visto che viene da chi è che ha But fatto yeah, il some of the fumetto. covers are really beautiful. Thank you. Ciao Paolo. Ciao. Sì, volevo dire, siccome lei da sempre è stata che da quando ero piccola, finalmente ho avuto il piacere di incontrarla, se lei ha mai avuto un idolo da piccola e mai riuscita a conoscerlo. Okay, so you've been a role model for most of her life, and she's so happy that she finally got to meet you. Did you have a role model when you were young? No, I don't think I really did. I don't have a big family, so I think my friends growing up kind of became my family and my role models. And sometimes their parents. Dal momento che ha avuto una famiglia abbastanza piccola, lei è figlia unica, sono stati i suoi amici a trasformarsi nella sua famiglia allargata e in qualche modo anche nei suoi idoli. Volevo chiedere se i suoi figli hanno visto streghe e se gli è piaciuto o è piaciuto. So, did your kid watch Charmed and did they like it as much as they did? No, they've never seen it. Non l'hanno mai visto? Not once. I'm saving that. perché? It's like my ace in the hole when I really need it. When I really need to scare them, frighten them, or intimidate them, or just impress them, I'm gonna whip it out. Hopefully it still holds up. Se lo sta tenendo come asso nella manica. Nel momento in cui li dovesse spaventare o comunque intimorire, li mostrerà Piper e loro sapranno come reagire. Ah, beh, ma hanno figli They'll probably just laugh su at me, internet o qualcosa. Probabilmente le rideranno dietro. Cosa pensi di quei personaggi che abbiamo visto? What do you think your characters taught the fans? The lesson they gave to the fans? Well, I think with Piper it was always about family and protecting her loved ones. So loyalty. Si immagina che con Piper il punto focale del suo personaggio è sempre stata la famiglia e l'importanza che la famiglia aveva, quindi plausibilmente la lealtà è la cosa che hanno insegnato maggiormente. And Ella? Same. Stessa cosa. But she was a little too much. Forse era un po' Well, too troppo. much.
she needed to get out a little more often. Yeah. You know, but after the Muffin Man, it was really tragic. Dopo l'uomo muffin è stata abbastanza tragica la situazione. Spoiler! Daily routine. Come la sua giornata tipo? Well, I wake up, I take my kids to the bus stop. Yes, I make them take the bus. And my boyfriend, or I should say fiance, it's such a will tell you that I wake up and start sending him, you know, Instagrams about animals and dogs that need to be adopted. That's basically my morning routine. Di solito lei accompagna i suoi figli alla fermata dell'autobus e poi comincia a inviare delle foto Instagram a Mike, che è il suo futuro marito, di animali che vanno adottati. Lei è una grandissima appassionata di animali e quindi tutto il giorno manda Instagram, questo cane, quest'altro cane. And then I tweet Trump a couple times. E poi ovviamente fa qualche tweet su Trump. A ottobre usciranno a New York due documentari che ne parlano eccetera. Mi chiedevo se presto saranno disponibili anche in Italia, se può consigliarci perché per mandare a vedere. So you have two documentaries that are about to go out in October. And they're going to be out in Italy a little later than that. And can you tell us something about these documentaries that you produced in part? And why should we buy them? Buy them? No, watch them. You can watch them. Jidara is about Australia and oil and why we need to be less dependent on it. And why just one is about the sea turtles in Costa Rica and throughout the world that are being poached. And they're both from Sea Shepherd, which is an organization I'm fairly in love with. And it teaches, both of them show the impact that humans are having in our world, unknowingly, I think, in a lot of cases. And yeah, it's become important to me to sort of use my voice for things that are actually important to me. I was so young when I started acting that it didn't really feel like a choice to me, even though my mother tells the story very differently. But yeah, so it's given new meaning to my life and my fame to be able to do these. Go ahead. I'm sorry. I due documentari sono uno sulla salvaguardia delle tartarughe marine e un altro sull'impatto che l'uomo sta avendo in Australia nell'estrazione del petrolio e come fare ad allontanarci sempre di più da una fonte energetica non rinnovabile. Sono entrambi gestiti da Sea Shepherd, che è un'associazione a cui lei è particolarmente legata, sta per Pastori Marini. E dal momento che ha cominciato a recitare molto giovane, ritiene che non ha davvero avuto la possibilità di utilizzare la sua voce per delle questioni che sono davvero importanti per lei, come la protezione ambientale, e quindi adesso che finalmente ne ha l'occasione è felice di poter contribuire quanto più può, quantomeno nel sensibilizzare il suo pubblico rispetto ad alcuni argomenti particolarmente delicati. And Giovanni is our local Sea Shepherd representative, if you'd like to ask him more questions. Giovanni è il rappresentante locale dell'associazione Sea Shepherd. Se avete delle domande da fare potete rivolgervi direttamente a lui, sarà felice di dare tutte le risposte. So you have to guess, because you really can't help me answer. So, how do you think your kids feel like being your sons? And how are you as a mother? Gosh, I don't know. We're very close. Sometimes I think they consider me more a friend than a mom, especially my oldest one. He's interesting these days.
But I don't know. I hope they remember me as warm and dedicated and fair. It's very important to me to be fair. And I try to give them as much guidance as possible while allowing them to be themselves. And the most interesting part to me about being a mom was watching who they become. So I try to let them do their thing. Allora dice che naturalmente ha un rapporto con i suoi figli che è più di amicizia che effettivamente madre e figlio, soprattutto con il più grande, che in questo momento è forse nella fase di passaggio dell'adolescenza più complicata e quindi più difficile da gestire. Quello che cerca di insegnare loro, cerca di essere giusta soprattutto, e di insegnargli che la giustizia è forse uno dei valori più importanti da avere. È una madre molto attenta, cerca di essere molto premurosa e presente, è anche uno dei motivi per cui si è un po' allontanata dai set, e cerca di insegnare loro quali sono i valori più importanti, che ovviamente sono quelli che lei ha sempre tenuto alto nella sua vita. And they really have no idea that I'm famous. Every once in a while they remember, when somebody wants to stop and take a picture, or some kids will get off the bus and girls, usually little girls, will ask to take the picture with me, and my smallest one has said, I know why they do that. And he said, because sometimes you're famous. And I said, sometimes, yes. E i suoi figli non hanno contezza del fatto che lei sia famosa, anche perché insomma vive un po' fuori dalla città, e se ne ricordano ogni tanto quando capita che magari alla fermata dell'autobus da qualche parte qualcuno le chieda una fotografia. Il suo figlio minore, fra l'altro, le ha detto spesso: io lo so perché ti fermano e vogliono farsi la foto, perché ogni tanto sei famosa. They keep me very humble. Okay. Except for PTA and Sea Shepherd, there are two main associations you cooperate with. Do you think... Did you say PETA? Yes. PETA. PETA, that's how you call it? Okay. Yes. Is there any way we can help stop the massacre of animals that's happening in the labs, or for the research? I think the biggest thing that anybody can do is just basically awareness, and telling your friends, telling your family who may not know. Not in a pushy way. PETA has a tendency to be a little pushy. The Sea Shepherd's a little pushy, sometimes with their boats too. But no, the greatest tool I think we have is communication, and being able to make others understand your point of view without alienating or blaming. And just there's something that another organization who did Racing Extinction, which is a really good movie to watch as well, says, and it's basically just start with one thing. So if there's one thing you can do each day to make the planet better, whether it's not eat meat that day, or recycle that day, or get some... That's it, my time's up. That means I talk too much. See, they just cut me off. Get somebody who doesn't recycle to recycle. If you just start with one thing, if each and every one of you did just one more thing than you did yesterday, it will make a difference. Allora, lei dice che sicuramente il punto focale è aumentare la consapevolezza di tutti coloro che insomma abbiamo attorno a noi. In una maniera che non sia troppo aggressiva, come spesso la PETA e anche Sea Shepherd riesce a fare. La cosa importante è riuscire a mantenere una consapevolezza quanto più diffusa nel pianeta, per cercare di porre freno a una distruzione assoluta che ha a che vedere sia con il mondo animale che anche un po' la fauna che stiamo distruggendo lentamente, ed è una responsabilità di ognuno di noi cercare di parlare con i nostri cari, con le persone più vicine a noi, e fare capire loro che
ogni cosa che facciamo, anche una piccola cosa, riciclare un pezzo di plastica oggi, fare attenzione all'acqua, consumare meno acqua, insomma sprecare meno risorse possibile, è una cosa che noi possiamo fare singolarmente ogni giorno e dovremmo farlo e dovremmo sensibilizzare tutti a fare la stessa cosa. How many pets do you have, and what are their names? Oh gosh, that would take a while. 4 dogs at the moment, 3 cats, and 3 horses. That's it. That's all. No, that took too long. Allora, ci vorrebbe troppo a dire tutti i nomi, comunque sono 4 cani, 3 gatti e 3 cavalli. Ok, quindi ragazzi, per oggi questa era l'ultima domanda di questa prima parte del nostro question and answer. Ci prendiamo una pausa di 30 minuti, andiamo tutti a mangiare, voi andate tutti a mangiare come al solito, ci vediamo dopo, poi io torno, ringraziamo una volta Olli. Okay, we'll take a 30-minute break for lunch. We'll be back for the signing section. And thanks Holly for being here with us. We'll be back in 30 minutes. 14:20 qui, puntuali. 14:20. 14:30. We'll be back. Olli! Dicevo che comincio io e faccio una domanda a nome del nostro amico Gian Maria, che come sapete non può esprimersi, quindi lo faccio io per lui. E la sua domanda è: tu conosci la lingua dei segni americani, l'ASL, e conosci i miei attori preferiti Marlene Matlin e Niall DiMarco? Can you speak the American Sign Language? And do you know his favorite actors, Matlin and Niall DiMarco? No, non conosce la lingua dei segni americana e non conosce i 2 attori. Would you be willing to be involved in the new Charmed season? And if so, would you invite deaf actors into it? Sorry. Hi. Marlene Matlin is one of my favorite actresses. Quindi lei lo farebbe assolutamente. Scusate, la domanda la leggo anche per chi non ha capito l'inglese. Se ci fosse una nuova stagione di Streghe lei parteciperebbe, dice sì, e assolutamente inviterebbe anche degli attori sordomuti. Quindi sì, Marlene Matlin, che è l'attore di cui parlava, è una delle sue attrici preferite, quindi assolutamente.
Rose is battling against dual standards and male differences, actor differences between the sexes. What do you think about this fight? I think she's great. and she's always been the rebel with many causes as well. So I think it's great. And she has a book coming out soon, and she's really, don't pressure me. And she's really found her voice, and I think a place where she's extremely comfortable in her own skin right now. I'm very proud of her. Quindi lei assolutamente supporta la causa, sta anche scrivendo un libro a riguardo e lei è molto felice perché insomma Rose è sempre stata un po' la ribelle del gruppo ed è contenta che finalmente sia riuscita a trovare un modo per indirizzare la sua voglia di cambiare le cose. Do you have a motto in your life? A sentence? Yeah, a motto. Yeah. Motto. Yeah, I guess the one that comes to mind is "This too shall pass." Anche Sorry. No. Go ahead. No. Because I think we all have, painful moments in life, and life can be very painful, and there are good times, and you need to appreciate the good times when the bad happens, and be very much the survivor. Dice che probabilmente la frase che più rappresenta la sua attitudine nella vita è "anche questo passerà". Alla fine passiamo tutti dei momenti molto tristi e molto difficili, l'importante è avere sempre lo spirito da sopravvissuti, tenere saldo tutto e andare avanti ogni giorno che passa. Lei vedendo quanti fenomeni aveva realizzato un suono che pensava che si realizzasse, volevo sapere se anche lei aveva un sogno che pensava non si realizzasse mai, ma si realizzasse. So by coming here, you made his life dream come true. And probably a lot of people in the room had their dream come true. Did you have a dream that you thought would never come true, but it actually ended up coming true? God, I just thought of the corniest thing ever, and I'm so glad he's not in the room. But yeah, no, he's pretty perfect. He's pretty perfect, and I know, I've been married twice, but eventually you get it right. Thank you. I know that's going to be such an awful headline, isn't it? I'm ready for it. I'm ready. I'm preparing myself now for it. Lei è contenta che Mike non sia in questo momento nella stanza perché il suo... Don't tell him either, please. I like to keep him humble. Il suo sogno che si è trasformato in realtà è proprio l'aver incontrato Mike, che per lei è una persona perfetta e lo sa perché è stata sposata 2 volte e senza grande successo. Qualcuno diceva il famoso detto americano third time is the charm, quindi la terza volta è quella giusta e quindi teme che potrebbe diventare un titolo di un sacco di giornali, che insomma è un po' triste, però lei è veramente felice di aver trovato una persona che la completi in questo modo. Mi raccomando, non lo diciamo a Mike, che tanto non ci sono testimoni. I tell him that he's ugly. Can't stand looking at him. Yeah. I really want to know if there is a place in the world that you've never been but you Ok, lo traduco in italiano. Vuole sapere se esiste un luogo al mondo in cui non è mai stata e che desidererebbe tanto visitare. Yes, Greece. Yes. La Grecia. È la Grecia. Yeah. Mike's planning honeymoon villas in Greece.
So he's a singer-songwriter. Okay. And his way of expressing himself is singing. Do you like music and do you sing? I do like music. My mother was a singer, and so I sing badly compared to her. And my children will tell you that I sing badly. But Mike will tell you that I sing very good. That's why we're getting married. You hear me coughing up a lung? Like, even if I wasn't, I'm not dying, I swear. I just sound like it. Allora, lei essendo figlia di una cantante ha avuto una grande tradizione musicale nella sua famiglia. Lei canta, ritiene di cantare abbastanza male, i suoi figli le dicono che canta abbastanza male, però Mike dice che invece canta benissimo e per questo se lo sposa. Vorrei sapere se c'è un sogno che vorrebbe realizzare. Più o meno la stessa cosa. Volevo sapere se ti piacciono i cartoni animati, se c'è una piccola Holly dentro di te, se ne pensi di essere un po' bambini, per te Do you like cartoons? Is there some small Holly inside you, very young Holly inside you? And if you think you are still young inside? No. No, my parents were very young. They were teenagers when they had me, so I had to grow up quickly. And I've been in this business since I was 8. And to be a child actor, you have to be strangely professional. I know that many of them aren't, and they're bratty and they can be strange. But I feel like I've been working most of my life, and no, there are times people can bring it out of me. My children can bring it out of me, but no, I tend to have a very serious disposition. I'm no fun at parties. Ask the people from Paris. E dice che insomma tendenzialmente, essendo nata da due genitori molto giovani che erano adolescenti quando l'hanno avuta e avendo cominciato a lavorare a 8 anni, praticamente ha avuto un'infanzia molto molto breve e ha dovuto necessariamente crescere molto in fretta. Dovendo crescere molto in fretta ha sempre avuto un atteggiamento estremamente professionale rispetto al lavoro. Sa che molti degli attori giovanissimi che in questo momento lavorano al cinema e in TV non hanno lo stesso atteggiamento che ha avuto lei, però lei è una persona molto seria, di solito qualunque cosa affronta con estrema serietà. Thank you very much. Con estrema serietà e quindi si definisce una persona un po' noiosa alle feste. Chiedete a quelli di Parigi. Okay. Did you see Our Ocean, which is not an ocean, it's a sea? Yeah. And did you like it? And is there anything that really, struck you about Palermo? I was in it. I was in your sea. I did. It's very beautiful. But my favorite part was, I'm so glad he's not in the room again. Was Mike got bit. He got bit by a fish. And he did a little, looked like an Irish jig in the water. And he said, okay, I'm done. And I looked for the fish, it was like literally this big. It took the big man down. Fantastic. Sì, è stata a mare, le è piaciuto tantissimo e la cosa che l'ha divertita di più è questo simpatico aneddoto, perché Mike è entrato in acqua ed è stato morso da un pesce e l'ha fatto saltare in aria e poi hanno visto che il pesce era grosso così, era un pesce microscopico. And it served him right because he laughed at a German who had literally fallen down in the waves, like he was attacked by a shark, and he laughed when he was on the beach, but then the same happened to him. So there's karma in Italy too. Si dice anche che è stata molto felice perché Mike aveva preso in giro un tedesco che aveva subito un morso dallo stesso pesce ed era caduto in acqua disperato e dice guarda che cretino, e poi è successa la stessa cosa. Karma. Quelli in fondo? Oh, finalmente, vai. Not specifically, no.
What I usually say to that is, I wasn't raised, in any specific religion, but I've been exposed to many. And what I usually say is, I think whatever helps a person personally through the day is what they should be allowed to believe in. Yeah. La domanda era se è una persona religiosa, e lei dice che non essendo stata cresciuta in una famiglia che le ha dato un indirizzo religioso specifico, lei non ha una fede dichiarata, però ritiene che tutto ciò che ti fa stare bene nella tua vita e tutto ciò a cui ti dedichi nella tua vita ti fa stare bene e ci credi davvero, dovresti farlo perché è la cosa giusta per te. Yeah, no, I've been really lucky to have great leading ladies. So Susan Sarandon and Elizabeth Perkins were in my very first movie when I was 13, and then I had Kathy Baker when I was 18. So watching them, not only how good they are at what they do, but also watching how they interact with crew members and cast members, taught me everything I needed to know. La domanda era, c'è qualcuno che ti ha ispirato nel tuo lavoro, qualche persona a cui ti sei rifatta, qualche altra attrice? E lei ha avuto la fortuna di lavorare sin da piccolissima con alcune grandissime attrici come Elizabeth Perkins, Susan Sarandon e Katie Baker. E oltre alla professionalità sul set, loro le hanno mostrato una grande umanità nel trattare gli altri membri della troupe e quindi fondamentalmente, seguendo le loro orme, ha imparato tutto quello che le serviva per essere la persona giusta sul set. Since the Twitter age, of course, your relationship with your fans is way more direct. What are the good and the bad, the pros and the cons of this? Well, the cons are I can say whatever I want at any time of the day, which, like Demetrius, sometimes we need a second to think about what we're going to say before we say it. But the cons are you expose yourself to crazy people who aren't nice. Sometimes it just feels like a little bit like you're exposing yourself in a way where you feel naked, and you have to sort of desensitize yourself to not react to every hurtful comment. And so I know when I put my opinion out there, it's going to have a reaction, good, bad, and different. So to prep yourself for that is almost impossible, because people can say really awful things. And there's been, you want to go now, don't you? Okay, go. Allora, lei dice che ci sono, ovviamente i lati positivi sono che lei può dire in qualunque momento della giornata, qualunque giorno dell'anno, quello che le passa per la testa immediatamente. Probabilmente non è la migliore delle idee perché spesso e volentieri è un po' impulsiva, però lo può fare e questo è uno dei vantaggi. Ovviamente uno dei contro è che ci si espone inevitabilmente a tutta una serie di persone che magari hanno delle difficoltà relazionali, o dicono delle cose terrificanti, degli insulti, cose molto cattive, cose che le fanno male, ed è molto difficile prepararsi del tutto al tipo di risposta che può dare il pubblico, specialmente perché alcune cose fanno davvero male e ci si sente un po' nudi, non avendo la possibilità di filtrare quello che viene detto dai propri fan. But there is this strange thing happening right now, and I've noticed the pattern, and ever since our election there has been these weird, we call them Twitter bots, where they're fake accounts, where they're literally answering me with really sort of angry, violent, and they're all fake accounts on Twitter. And at first I thought it was kind of funny when everybody talks about, oh, they're just Russian bots and everything. But it's actually like a real thing, and they're new accounts with few posts and no followers, and they literally are just hired to sit there and answer us back in America when we
dissent or criticize our current government, which is just has never happened in our country. You know, I know there's political strife in many countries, but it's never happened like this in our country, and it's really disturbing. And I think the what's happened with Facebook and weird propaganda ads being placed and Twitter, they really need to crack down on all this strange social media that's going on, because I'll fight with a bot. I will. I have all the time in the world to fight with bots, but it's strange what's going on in our social media in that country. Una delle cose che ho notato recentemente, soprattutto con la salita dell'amministrazione Trump, è che su Twitter ci sono una miriade di account fasulli, fake, gestiti da bot probabilmente, che passano tutto il giorno a rispondere a chiunque faccia dei commenti negativi sull'attuale governo, che è una cosa che lei trova estremamente triste, perché non era mai successo negli Stati Uniti d'America. Ci sono molte nazioni che hanno una situazione politica molto complessa e probabilmente sicuramente peggiore di quella statunitense, però gli Stati Uniti non avevano mai avuto questo genere di insomma, cioè il governo non era mai entrato sulle pagine delle singole persone per controbattere qualunque cosa dicano contro il governo, è un'azione tendenzialmente un po' dittatoriale. Questo tipo di atteggiamento la infastidisce, ma lei continuerà a rispondere a tutti questi account fasulli che hanno tipo 5 post e nessun follower, perché ritiene che sia importante prendere una posizione e tenerla fino in fondo e combattere questa cosa che veramente è una minaccia alla democrazia americana. So the result of that is it just makes me more vocal and louder. Quindi l'unico risultato che stanno ottenendo in questo modo è che lei abbia ancora più voglia di scrivere e di fare più casino e di farsi sentire ancora più forte. Did you ever experience bullying on yourself, and what's your relationship between social media and your kids' accounts? Oh. Yeah, I mean, I moved to New York City when I was 8 years old, and from where I came from, I did not fit in very well in New York. So there was a hazing period for me. And then I ended up with a very tough Puerto Rican girlfriend, and that was the end of the bullying for me. Go ahead, two-parter. Sì, purtroppo lei, essendosi trasferita molto piccola, 8 anni a New York, non è riuscita a integrarsi bene in una grande città, veniva da un posto estremamente diverso. E quindi ha sofferto molto il bullismo all'inizio, perché lei era quella che veniva da fuori ed era come sempre considerata, insomma, in qualche modo l'esterna di tutto. Poi fortunatamente trovò un'amica, una sua migliore amica, era una ragazza portoricana particolarmente robusta, e da quel momento in avanti non subì più bullismo. And as for my sons, they only play games. My oldest does have a phone now, and he occasionally puts up an Instagram account that I quickly shut down after I break his code. And I check his phone every day and every night. And it's mostly girls on his phone, which is just horrifying to me, horrifying. Very aggressive girls. But yeah, I mean, I closely monitor them, and it's a weird sort of thing for me to share them and be private about them at the same time. But I feel there's a fine line of sharing where, you know, it was weird. The paparazzi in America was never more interested in me than when I was hugely pregnant. And then suddenly the most expensive picture to get of me was actually of my son. So in a way, when you share, it sort of takes away that sort of curiosity in a way. But they're very much in their bubble. Like I said, they really don't realize that I'm famous most of the time. Like every once in a while, I'll go somewhere and someone will ask for a picture, and they will alternately laugh at me or go, "Oh my God, come on, can we go now?"
So I feel like I'm doing the best that I can so far by them. Ok, quello che ci dice è che i suoi figli sono molto piccoli ancora e quindi tendenzialmente giocano. Il maggiore, che ha 13 anni, ogni tanto apre un account Instagram che lei puntualmente chiude non appena riesce a scoprire la password, tanto ha l'accesso alle sue mail e quindi ce la fa, e lui controlla quotidianamente, sia di giorno che di notte, il telefono del figlio, perché lui ha un telefono e quindi può creare degli account. Se da un certo punto di vista proteggerli, chiuderli in una bolla è positivo, da un altro, per un periodo della sua vita i paparazzi la inseguivano solo quando era agli ultimi mesi di gravidanza, e la foto che insomma costava di più di lei era una foto dei suoi figli, quindi ritiene che se trovare immagini o trovare qualcosa dei suoi figli sia molto raro, la gente ha più interesse a ricercarla, mentre se lei condivide c'è molta meno attenzione riversata su di lei, quindi è una linea molto sottile quella tra cosa condividere e cosa nascondere, però allo stato attuale delle cose i suoi figli, che sono molto giovani, vengono assolutamente protetti. Loro fra l'altro non hanno minimamente contezza di quanto lei sia famosa, tant'è che spesso capita che ai centri commerciali, se qualcuno la ferma per chiedere una foto, o le ridono dietro oppure dicono dai mamma ce ne andiamo, per favore, è tardi, dobbiamo fare qualcosa. Hai mai desiderato di avere qualche potere magico? Did you ever wish you had magic powers? No, see, I was going to say, sometimes I think I wish to be psychic, but then no, I don't want to know. I don't want to know what's coming. I'd rather be surprised. Ci ha pensato su, pensava che leggere la mente poteva essere una cosa interessante, però in realtà non lo vuole sapere, va bene così, è meglio così, una sorpresa. Ha detto che al momento, a dire la verità, che al momento lei si è preso una pausa. What's the craziest thing you thought about doing, but because you were a celebrity you couldn't? I wanted to go back to vet Gli fanno le school. richieste, lei accetterà sicuramente. I did. And then after, I think, yeah, after Charmed. And then my husband at the time, which is why he's no longer my husband, is said, nobody's going to hand their cat to Piper. And then if I didn't save it, they would like blame me for being an amateur. Allora, la cosa che desiderava fare e che non ha potuto fare era ritornare alla scuola di veterinaria, e sia per gli impegni lavorativi che per il fatto che il suo ex marito le aveva detto ma nessuno darà mai il suo gatto a Piper, perché se lo salvi vabbè è andata bene, se non lo salvi penseranno che sei assolutamente impreparata, e quindi l'ha un po' dissuasa, e alla fine lei non ha ripreso la scuola di veterinaria. So now I do as much for animals and the environment while using my celebrity instead. Quindi adesso ha trovato una versione alternativa, fa per gli animali, insomma per l'ambiente quello che può attraverso la sua notorietà. Yeah, he was a dream killer. Dream killer! La mia era una domanda in due parti perché riguarda la gravidanza. Siccome lei ha portato una gravidanza sul set, volevo sapere intanto come si era sentita e se le era andato bene oppure avrebbe preferito di no, o come si è trovata. E poi sempre riguardo alla gravidanza, siccome c'è una scena in cui Leo rimane incinto sostanzialmente, volevo sapere se avesse dato all'attore dei consigli per renderlo più realistico, diciamo, possibile. So you brought your pregnancy on the set for a portion of time. Would you have rather not done that? You mean on camera? Yes. No, sure. Yeah, no. Yeah, there was a certain point where I was literally 9 months pregnant, and I don't think anybody needs to see that in widescreen. But yeah, they worked me till I was 9 months pregnant, and I was like, I will give birth on this floor if you do not let me go. That was just too much. That was too much. Si dice effettivamente in alcune occasioni lei è stata sul set fino a tipo 2 settimane prima di avere il parto, e avrebbe preferito non arrivare fino a quel punto, però l'hanno costretta, fondamentalmente c'erano degli accordi contrattuali che l'hanno fatto fare, lei avrebbe preferito non farlo. Second part of the question Yes. is there is
there's one episode where Leo is pregnant. Yes. Did you give Brian some, insights, some suggestions? No, thankfully he had already had a wife and already had a baby, so I didn't have to do that. But yeah, we still talk about that episode. Fortunatamente in quel periodo Brian era già sposato e aveva un figlio, quindi ci ha pensato la moglie, non ha dovuto farlo lei. Devo sapere se nella sua carriera ha mai avuto un momento in cui pensava che non ce l'avrebbe fatta, che non era fatta. Did you ever have a moment in your career when you thought you weren't going to make it? Always. Every time a job ends, that's what happens to every actor. You're just convinced you're never going to work again. So I try not to sweat it. I try not to stress about it, and I have a very full private life that keeps me busy when I'm not busy. To the point now with my boys that I don't know how I would do a full-time job with them because they are a full-time job, and I don't want to miss out on their life. But yeah, every actor is that insecure where they go, I'm just never going to work again, I'm sure I'm not. E più o meno l'ha pensato ogni volta che è finita una stagione o un lavoro che ha fatto. È una cosa che è comune alla maggior parte degli attori, un momento insomma di depressione subito alla fine di un lavoro e pensi che non lavorerai mai più, che la tua carriera è finita. In questo momento della sua vita, fra l'altro, lei, dovendo insomma occuparsi dei suoi 3 figli, ritiene di avere già un lavoro a tempo pieno che la impegna quasi tutto il giorno, non riuscirebbe in questo momento a infilare altro lavoro, non saprebbe come fare. Ciononostante sono dei momenti di passaggio che ogni attore nella sua carriera ha, quindi è assolutamente fisiologica come cosa. Indirizzeresti i tuoi bambini al mondo dello spettacolo quando sono grandi? Would you point your kids towards show business when they're going to be older? No. No. It's a hard business, and you have to be very thick-skinned. And even with people who are successful, 90% of their careers are rejection for whatever reason. And with women, it can be a lot of reasons. It's your physical appearance or what people's opinion of you is that day, that year, that month. And it's very up and down. So my not that they've asked, but my theory on that is once they finish school, they can be whoever they want to be, but they have to finish school first. Allora, no, assolutamente, perché il vero problema insomma di questo tipo di lavoro è che persino per gli attori più famosi e di maggior successo il 90% della loro carriera è fatta di rifiuti. E devi avere una pelle molto spessa, devi avere tanto pelo sullo stomaco per riuscire ad accettare tutti questi rifiuti uno dietro l'altro. È un lavoro duro da questo punto di vista, soprattutto dice da donna è molto importante anche qual è il tuo aspetto fisico, come la gente ti percepisce, qual è l'idea, l'impressione che si sono fatti di te anche se non ti conoscono per nulla e possono significare un rifiuto rispetto a un'accettazione solo per questo, quindi per motivi più o meno futili. Ciononostante vuole lasciarli liberi, ma devono prima finire le scuole. Prima finiscono le scuole, quando avranno finito le scuole sceglieranno il loro percorso liberamente e lei li supporterà comunque. Voi due, tutta la giornata fate praticamente gli altri rispondono a una tua domanda e ti mi Grazie, donna che ci siamo noi. Scusa. Vai, la ragazza con la maglietta viola. Si dice che lei è molto timida. Quanto può influenzare la timidezza nel suo lavoro? Perché comunque Rumors say you're very shy. How much does being shy affect the career, an actor's career? It's hard. I'm getting better about it. But yeah, there's still some things that I'm terrified to do in this business. And it's a common thing among actors that they are shy and somehow they become these performers. I don't know what it is about it. Maybe it's exploring human nature that they like. I don't know. But yeah, it makes it hard. I'm trying to get better at it every day, even now.
sitting here. Sì, è vero, lei è molto timida, è lo stato per la maggior parte della sua vita, adesso sta imparando, piano piano le convention la aiutano molto perché ha un contatto diretto con persone che non ha mai incontrato, ma a quanto pare è una cosa molto comune tra gli attori. Spesso e volentieri il motivo per cui una persona molto timida sceglie di questa carriera è perché cerca di esplorare la natura umana e quindi con un'introspezione deve tirare fuori qualcosa che nella sua vita normale non è in grado di fare. Anche per lei è stato così, però lei ci sta lavorando, adesso è sempre meno timida, ci sono cose che comunque nonostante ciò ancora oggi non si sente di fare nel suo mestiere. Facciamo una cosa adesso, facciamo il nostro famoso gioco, perché finora siete stati voi a fare delle domande a me. Ora sarò io a fare delle domande a tutti quanti voi e vedremo quanta affinità c'è tra ogni e il suo pubblico. So, let's do something different. We're gonna play a game, and the game is she's gonna ask questions to all of us, including Holly, and we want to know how you answer. Now she answered, and let's see how close-minded you guys are. È un test psicologico di altissimo livello. It's a high-level self-test, clearly. Prima voi alzando i vostri cartelli, rosso per il no e verde per il sì, risponderà. So you'll be the first one answering, raising your little cards. The green card is for a yay, the red card is for a nay, and then Holly's gonna answer. Ready? Prima domanda di questo test psicologico di altissimo livello è: hai mai pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Okay, first question. First question is, did you ever think, who made me do this? In general, it's a generic question. Did you ever think that? Wow! You're not answering for her. You're answering what if you're. Ci piace solo. È un gioco, vedete la completare, ok? No, she answers after. I always have. No regret? Ok, la seconda domanda è: hai mai odiato una parrucchiera per un taglio di capelli sbagliato? Did you ever hate a hairdresser because she screwed up her haircut? Or Yes. Yes. Why? But only because he burned my ear. sì, solo una volta perché un parrucchiere gli ha bruciato l'orecchio con il ferro per i capelli. A quale sei andato? A tutte, vero? Ok. Terza domanda, questa è veramente complicata, lo dico. Hai mai pensato di voler diventare Cher? Perché tutti quanti nella vita prima o poi sono Cher. Magari può essere Cher. Certo, Cher. So did you ever think about becoming Cher, the singer, Sonny and Cher? Lei non canta così bene e Cher si veste molto meglio, secondo lei. Ok, visto che hai risposto no, andiamo con la prossima. Hai mai pensato quindi di voler essere Lady Gaga per far convincere il suo cambio generazionale? No. Did you ever think about being Lady Gaga, just to stay a little more current? Non si veste abbastanza. Hai mai detto a qualcuno you know nothing, Jon Snow? Did you ever tell to anybody you know nothing, Jon Snow? Ok, l'ultimissima domanda. Hai mai avuto l'opportunità di conoscere il tuo idolo? Did you ever have a chance to meet your idol, your role model, and if so, who is it?
È triste perché non crede di avere un idolo, quindi per questo non ce l'ha. E lei l'idolo, dai, fondamentalmente. I dati di compatibilità non sono molto affini con i suoi, ma ci piace. Compatibility levels are really not that great. Adesso ci prendiamo altri 5 minuti di pausa per sistemare la sessione fotografica e poi cominceremo le fotografie. Vi ricordo che durante il panno fotografico qui verrà mandato in onda lo speciale. So 5 minutes break, then we start with our photo op, and during the break there's going to be a Pretty Little Liars special projected on this screen. Facciamo anche la pausa.